Ben ritrovati! Oggi vi parlo di una penna stilografica un po' particolare perché forse soffre un pochettino del complesso della sorella maggiore. Sto parlando dell'Aurora Talentum Young. Young, giovane, quella un pochettino più frizzantina, più sbarazzina. Certo, perché esiste anche, come vi ho anticipato, la versione quella importante col pennino in oro, quella un po' più grande. Questa sembra una sorta di slim, anche per quello è Young, è più piccola, è più leggera e anche meno pretenziosa, meno seriosa rispetto a quell'altra, che però, dico la verità, la Talentum Big è una bella, veramente una bella penna stilografica che condivide, non per niente, il pennino in oro con tutta la serie 88. Qui invece che cosa troviamo? Troviamo un pennino in acciaio. La penna costa certamente meno rispetto alla sorellona, il pennino in acciaio, abbiamo però lo stesso tipo di caricamento, cartuccia o converter, basta svitare la sezione o il fusto a seconda dei casi e troviamo comunque in dotazione un converter di quelli ad incastro, eccolo qua, non ha filettatura. Il cappuccio, come vi ho saltato, è ad incastro, non si svita come invece per altri modelli. È una penna abbastanza semplice, ma è una penna di sostanza, perché, ora la rimonto, perché poi andrò a caricarla, è una penna di sostanza perché comunque, pur essendo abbastanza sottile nell'impugnatura ed è un fattore che apprezzo parecchio, soprattutto apprezzerà anche chi come me ha delle mani non troppo grandi, non esagerate, si governa bene e c'è il giusto peso che va a terminare sulla coda della penna. Dal punto di vista estetico non ho molto da osservare in quanto questo richiama proprio il profilo della Talentum più grande, però questa è una versione un pochettino più semplice, non voglio dire povera, perché gli elementi ornamentali ci sono tutti e fanno la loro bella figura e soprattutto sul piano estetico spicca questa bella veretta segmentata, questo anello con questa veretta e soprattutto la qualità, la finitura di questa laccatura che troviamo sul fusto e sul cappuccio della penna. Ho caricato dell'inchiostro Schiffer, il Blue Schiffer, un inchiostro onesto, un inchiostro però molto che va d'accordo un po' con tutte le penne stilografiche. Magari qualcosa da ridire su quello che è il pigmento, sì, ma ve l'ho raccontato già nella recensione. La provo subito su una carta comune, giusto per avere un'idea di come scrive questa penna. Come potete notare, il tratto sarebbe un F, un tratto fine, pennino fine, ma di fine a pochino perché sembra quasi un medio. Quasi, ma ormai lo sappiamo, insomma siamo nell'ambito di una gradazione più europea, comune per esempio alla famosa Pelican e a tanti altri gruppi europei che tendono ad essere un pochettino più abbondanti. E in questo caso, in tema di abbondanza, devo rilevare che il flusso è un flusso che è abbastanza, diciamo, generoso, non abbondante, ma tende ad essere presente e a far scorrere bene il pennino. Insomma, se è vero che questa si chiama Talentum Young, e proprio fa di tutto per mettere a proprio agio chi si avvicina, i giovani o chi è un principiante si avvicina ad una penna stilografica che comunque viene anche fornita con un pennino in oro e ovviamente il prezzo sale e si avvicina anche un po' alla 88 Big. A quel punto insomma vale la pena fare una riflessione. La scorrevolezza però, vi dicevo, è proprio un tratto, un tratto tipico di questa maison di Aurora e quindi neanche qui viene a mancare. È una penna che, fra le altre cose, si governa bene, lo potete apprezzare tanto nel minuto, quando vado a scrivere magari in piccolo e ho bisogno di un controllo un pochettino più rigoroso dei caratteri, quindi come potete vedere impugno la penna nella parte finale della sezione, ma posso anche scrivere impugnandola molto più in alto, ovviamente allargando appena un pochettino il carattere, ma senza rinunciare a quella che è la precisione della mia stilografica e anche il gusto della scrittura.
vorrei provare il pennino della Talentum su un blocco di carta comune. Eccolo qua, prendo questo Blasetti Ariston, una carta, come sapete, ormai avrete imparato perché la uso spesso, un po' più ruvida, un po' meno rifinita. Sapete che mi piace persino di più. Inchiostro Sheaffer. Mica male, la scorrevolezza, torna sempre questa parola, ma non è solo scorrevolezza, me la scrivo per non dimenticarle, scorrevolezza, per non dimenticarla, ma è unita anche a questo bilanciamento, oserei dire, ottimale della penna. Casca bene in mano, è equilibrata, è piacevole da usare. Sono quegli elementi che poi alla fin fine sono quelli che vi fanno pescare questa penna rispetto ad altre. Oggi uso questa, sì, però me la uso anche domani, mi sono trovato bene, cade bene, è equilibrata, è bilanciata, il pennino è scorrevole, continua a scrivere, non si impunta mai. Non è mica da tutti. È vero che, ancora una volta, per gli italiani ci troviamo di fronte ad un prezzo che non è proprio tra i più popolari, ovvero prima di questa dell'importo per acquistare una Talentum Young ci sono parecchie pretendenti da scavalcare, però il blasone Aurora viene fuori, emerge anche in una penna come questa, e a me tutto sommato non dispiace affatto. Se vi interessano gli argomenti di cui tratto, ve lo ripeto ormai da un po' di tempo, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, sarà più facile anche per me riconoscere i vostri commenti e darvi una risposta. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete un like se la cosa vi può far piacere e saluti inchiostrati a tutti, ai prossimi video.